Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi siamo qua in questo nuovo video a parlare dell'allineamento a biliardo. Come raggiungere l'allineamento. Raggiunta una buona posizione di tiro, bisogna poi fargli la convergenza praticamente, è come una macchina. Tutte le macchine sono perfette, però la perfezione è difficile da raggiungere. Qualunque macchina tira leggermente a destra o leggermente a sinistra. Allora noi dobbiamo regolare questo. Per noi è la stessa identica cosa. Ora vi faccio vedere un esercizio per capire se si è disallineati, ok? E vi spiego poi come allinearsi. Allora, guardiamo questo. Ho posizionato la biglia rosa, la biglia 4 in questa zona qua, centrale esattamente, e la biglia battente bianca qua sul centro dello spot. Io voglio colpire con la mia biglia la biglia rosa. La biglia rosa dovrà colpire il diamante, il centro della sponda corta, tornare indietro e ricolpire la bianca, giusto? Quello vuol dire che io sarei perfettamente allineato. Vediamo un attimo se io sono allineato. Se non lo sono, provvediamo a correggere questo, ok? Iniziamo. Okay. La biglia bianca è andata a sinistra. Vediamo di nuovo. Facciamo 3 tiri in tutto, così capiamo com'è la situazione. È andata di nuovo a sinistra. Proviamo il terzo e ultimo tiro. Ok? Ok. Il terzo e ultimo tiro mi sono allineato. Allora, non è un problema quando uno è disallineato. Cosa vuol dire? Che vedendo, anzi, ve lo faccio da questo lato qua, vedendo che io sono disallineato a sinistra, la mia biglia bianca tende ad andare a sinistra, cosa vuol dire? Che se io miro per mandare in buca la biglia rosa, la miro per mandarla in centro della buca, ovviamente. Però se il mio tiro parte e va più a sinistra, cosa accade alla biglia rosa? La biglia rosa chiuderà di più la traiettoria. Chiudendo di più la traiettoria, rischio di sbagliare. Allora, io sapendo che mi fa questo, cosa faccio? Allargo la traiettoria, anziché mirarla al centro della buca, magari la miro 1 centimetro più spostato, 2 centimetri, per mandare in buca questa. Adesso vi faccio vedere. Io esattamente questa biglia qua la miro non al centro, ma leggermente per mandarla sulla sinistra della buca. Mi posiziono di nuovo. Ok. Avete notato? Io l'ho mirata alla sinistra, la biglia rosa è andata al centro. Allora, vi spiego un'altra cosa. Non so se avete notato voi, le partite di Efraim Bata Reyes, quel gran campione filippino, che fanno quelle partite in quelle bocciofile, sotto quelle chiamiamole bocciofile, là bocce non giocano, quelle sale biliardo, che sono in quelle capanne col gallo che canta, tutti i vari spettatori in canottiera, ciabatte, okay, che fanno partite a cash e si divertono un sacco. Io ho notato una cosa che fa Efraim Bata Reyes, che mentre gioca finisce la partita, preparano di nuovo il castello, gli preparano il castello di nuovo per spaccare, lui si mette al lato del biliardo
3 volte di solito, 3-4 volte. 2, 3. Io mi sono chiesto sempre, ma perché fa quello? Che senso ha? Cioè, ti stanchi solo il braccio, non capisco perché. Ho notato che lui lo fa per un motivo, per capire quanto si disallinea, perché giocando variano le condizioni. Se voi avete notato i miei 3 tiri, la mia biglia bianca è sempre venuta a sinistra, ok? Non è mai andata a destra, è sempre andata a sinistra qua dei 2 punti, dei 2 diamanti è stata sempre sulla sinistra. Questo cosa vuol dire? Che quando la mia stecca parte, ok? Parte, non va perfettamente dritta in questo momento qua, va leggermente a sinistra, basta che ci sia un movimento di 1 millimetro, mezzo millimetro, la mia stecca va a sinistra, punta a fare questo movimento qua. Sapendo questo, io lo correggo, specie tra una partita e l'altra, perché? Perché so il mio disallineamento. Poi, spiegato questa cosa qua, vi spiego un'altra cosa per trovare l'allineamento. Io faccio altri esercizi. Io non faccio gli esercizi di solito quelli che ripeti ore e ore lo stesso tiro, non ne ho voglia, proprio sì, lo faccio magari mezz'ora, ok. Posso anche farlo se devo capire la dinamica. Io punto sempre a fare l'esercizio, il tiro e capire cosa accade. Io di fare gli esercizi che mi posiziono le biglie 1, 2, 3 lì e colpisco, sempre la stessa cosa, io non lo faccio perché lo trovo inutile. Secondo me fare 10 ore lo stesso tiro, insomma, non dà tutto questo che è meglio fare, secondo me, un tiro di magari mezz'ora, provare lo stesso tiro, però andare a capire bene la dinamica di come si svolge quel tiro, cosa accade, i movimenti che faccio, le imperfezioni del mio gomito, del polso, della vista, i vari aspetti, l'immobilità, tutti questi argomenti qua. Quello, 1. E 2, l'altro discorso che io quando tiro non considero è il discorso della palla fantasma. Parecchi parlano di questa benedetta palla fantasma. Io ho provato anche con la palla fantasma, perché quando iniziavo me le sono studiate tutte queste cose, guardavo di tutto, proprio andavo a leggere di farmi le croci sulla biglia, le croci sull'asse, di tutto e di più. Per dire, della biglia fantasma devo immaginarmi una biglia. Allora, ma se questo, io mi sono chiesto, ma se questo è un gioco che bisogna essere precisi al millimetro, come faccio a immaginare una biglia fantasma precisa al millimetro? È impossibile, è una cosa praticamente impossibile, mi complica solo le cose. Allora trovo molto più facile curare la mia posizione, curare altri aspetti che vi spiegherò più avanti, che non immaginarmi lì una biglia fantasma. Poi c'è chi la vede, parecchi che pensano alla biglia fantasma, spiegano tutte queste cose, va benissimo, ci mancherebbe, sono idee, sono ottimi giocatori, va bene così, ci mancherebbe. Però io preferisco fare le cose più facili, perché già è un discorso difficile il biliardo, e andarmelo ancora a complicare, a vedere delle cose che non ci sono, diventa impegnativa, secondo me. Dunque non uso nessuna biglia fantasma per immaginare il tiro, semplicemente mi piazzo, so la mia convergenza da fare al braccio e vado lì. La controllo lungo la mia partita, il mio gioco, quando... Allora, vi dicevo, un altro modo per allenarsi, che secondo me è efficacissimo e funziona alla grande, è allenarsi con queste biglie qua, piccole di vetro. Guardate bene, ve le faccio vedere, le vedete? Sì. Allora, vedete, una è grossa 1 centimetro, l'altra sarà 2 centimetri e mezzo, ok? Cosa accade con queste biglie qua? Allora, io di solito me le allargo sul tavolo e inizio a imbucarmele tutte, mi metto lì e imbuco, sia una, quelle un po' più grosse, quelle un po' più piccole. Cosa accade con questo sistema qua? Che uno, raggiungo parecchia immobilità, perché per colpire questa biglia piccola bisogna essere immobili e andarla a colpire nel punto giusto. 2,
aumento il mio zoom ottico, che poi vi parlerò anche degli esercizi dello zoom per andare a cercare il punto dove colpire. 2. Aumento anche quella caratteristica lì. Aumento un sacco di caratteristiche, perché come capite anche voi, giocare con una biglia piccola così, ok, e giocare con una così, cioè è molto più facile questa, no? Allora, con questa biglia piccola, oltretutto miglioro anche il tiro di forza. Perché? Adesso, se io tiro questa biglia qua in maniera molto forte, ok, bisogna mandarla dritta là in fondo. Guardate, non è facile, eh? Provate con una biglia così, vedrete che le prime volte che colpite questa biglia, questa parte va a destra, va a sinistra, va da tutte le parti. Dopo che la colpite parecchie volte riuscirete a mandarla dritta, vedete? E allora è un metodo di allenamento questo, che non mi fa ripetere le cose, non mi fa ripetere i soliti schemi, ok? Mi dà immobilità sul tiro, perché per colpire questa bisogna essere immobili, proprio immobili, ok? Mi dà lo zoom, che vado bene a vedere il punto dove colpirla, ok? Mi regola anche la forza, perché con la forza si cambia ancora la direzionalità del tiro. Quello ve lo parlerò poi in un altro video. Allora, detto questo, vi dico, provate a fare questo allenamento con queste biglie qua di dentro. Provate a trovare il vostro allineamento e poi ve ne dico ancora un'altra, già che ci siamo. Che a me piace fare il video un po' più lungo, perché se no qua se facciamo tutti i video di 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti non finiamo più l'argomento. Non possiamo fare 200 video. A me piace, insomma, stringiamo, facciamo un po' concentrato qualche minuto in più e cerco di imparare, sia io, di imparare e trasmettere qualcosa a voi. Allora, vi spiego ancora questo, l'effetto. Chiunque di noi, quando carica di effetto un tiro, se lo carica a destra o a sinistra, da una parte riesce a caricare più effetto, dall'altra lo carica meno. Non so come mai, però riuscire a caricare 2 tiri con lo stesso effetto sia a destra che a sinistra è quasi impossibile. Proviamo a fare questo tiro. Io di solito tiro palla qua sul centro dello sport, miro al primo diamante della sponda lunga, ok? E gli do l'effetto a sinistra. Guardate, un bel po' di gesso bisogna dare sulla stecca, effetto a sinistra, ok? Ok, guardate dove arriva la biglia. Ok, la biglia ha battuto in questo punto qua, e tornate indietro, ha battuto qua. Allora, posizioniamo una biglia qua. Adesso la stessa cosa, proviamo con l'effetto a destra, con un colpo di effetto a destra. Se io do lo stesso effetto, questa biglia bianca dovrebbe tornare qua di nuovo, giusto? Carichiamo bene di nuovo di gesso. Allora, miro sempre al primo diamante della sponda lunga, carichiamo però a destra stavolta l'effetto, ok? Guardate quanto riesco a caricare l'effetto a destra. Se fermate, ha battuto qua. Questa ha battuto, riesco a caricarlo molto di più io l'effetto a destra. Allora, vi ho spiegato il tiro di Reyes, ve l'ho spiegato, le biglie di vetro ve l'ho spiegate, ho detto tutto. Nel prossimo video parlerò dell'immobilità, come raggiungerla e altre nozioni, che sono nozioni che conosco io le ho imparate da me, guardando tutti i video, tutte le trasmissioni, le interviste, chi più ne ha più ne metta, da magari 100, cioè ogni campione di sicuro sa 100 nozioni, però purtroppo ce ne svela magari una, non ce ne svela tante. Io ho cercato di
raggruppare tutte queste nozioni che ho imparato da Tizio, Caio e Sempronio e farle mie e metterle insieme in un mio bagaglio di esperienza. E spero di trasmetterle a voi, che posso darvi qualcosa. Vi ringrazio. Innanzitutto vi ringrazio che mi avete guardato, per gli iscritti, qualche iscritto che mi sta arrivando mi fa molto piacere. Per ora vi auguro buon biliardo a tutti e tutte le ragazze e ci vediamo al prossimo video parlando dell'immobilità, ok? Ciao ragazzi, buon biliardo, ciao ciao!